E ciao a tutti farmer, spero tutto bene e dopo 10 anni faccio un video presentazione al canale per spiegarti esattamente chi sono, da dove sono arrivato, perché a volte ci perdiamo alcuni pezzi e è bene vedere tutta la nostra storia dall'inizio alla fine. Questo video in particolare è per chi è appena arrivato o chi non ha ancora capito esattamente bene dove si collocano tutti i vari progetti. Tutto Matt Me Farmer parte nel 2013, acquisto un terreno di 2500 metri quadri, era messo malissimo per andare a fare l'unica vera roba che mi interessa e ancora oggi è il mio obiettivo, andare a costruire la mia piccola fattoria domestica, un luogo dove poter far crescere i miei figli con tanti animali, con l'orto, col vigneto, con un sacco di cose e ospitare un sacco di amici. Certo, negli ultimi 10 anni le cose mi hanno preso un pochino la mano e al posto di accorpare tutto in quel terreno di 2500 metri quadri ho preso un terreno più grosso dove andare a fare l'orto. Sono andato a prendere un vigneto, un uliveto, insomma mi sono allargato per estendere sempre di più, supportato da voi, quel mio progetto originale che è ancora il mio obiettivo di vita. Facciamo quindi un recap dei terreni. Il podere, il terreno originario di mia proprietà, è il terreno dove è incominciato tutto. Negli ultimi anni l'ho cambiato 1000 volte perché non avevo sempre le idee chiare. Vedete che non sono nel mio classico giardino, il mio buco in città, ma bensì in un campo. Ebbene sì, non ho resistito, è capitata una bellissima occasione, non saprei neanche dirvi da dove e come, perché sapete sono quelle classiche, quei classici fatti della vita che ti arriva l'occasione, non sai neanche tu da dove, da come o altro. Ebbene sì, con qualche amico abbiamo preso questo magnifico campo. Come vedete è un campo, vi sto mandando qualche immagine, abbandonato da quasi 20 anni, però fantastico. 2 o 3 dati proprio per capirci. Allora, la proprietà più o meno è un PO, più o meno sono 3200 metri quadri, quindi è un bel tocco di sito. Che cosa faremo qua dentro? Prima di tutto lo ripuliremo, quindi cercheremo di valorizzare al meglio le piante da frutto e non solo che ci sono, quindi riuscirle a potare e riuscirle a rimettere in piedi. Ora in questo istante ci sono gli asini Charlie e Stracciatella che pascolano nell'appendice del podere e al podere andremo a coltivare le zucche e le zucchine. Al podere puoi trovare un enorme spiazzo perché mi piace anche radunare tutta la community almeno una volta all'anno, come è successo a dicembre. Abbiamo preparate tutte le cassette utilizzando i tavoli da picnic, avendo più livelli. Io ne ho preparate più di 120 cassette. Abbiamo voluto anche tenere un tavolo che fosse quello di vendita dello sfuso per dare la possibilità comunque a tutti di andare a acquistare altre varietà che non erano presenti nella cassetta oppure di andare a acquistare altri ortaggi oltre a quelli presenti in cassetta. Che posticino bello, abbiamo il fuocherello, abbiamo il tè, il panettone, il banco del mete, il nuovo fuoco, le pecore, gli animali, tutto qua, pronti a cominciare. Siamo andati a comprare il telo e l'abbiamo trasformata, addobbata in spazio, momento ristoro tra te e panettone, firma copia dietro e un luogo chiuso dove ci si potesse riparare. Salto temporale e nel giugno del 2021 arriva la Brina, secondo e unico altro mio terreno di proprietà. Ho investito tutti i soldi che avevo per andare a comprare la Brina era metà pascole, metà vigneto, cose cresciute a caso, abbandonate, pieno di ferri, ce lo siamo raccontati, l'abbiamo ripulito, l'abbiamo rimesso a posto. Insomma, questa qua è la parte tutta produttiva della mia azienda agricola, un orto di 8000 metri quadri con punto vendita dove andiamo a vendere 2 volte a settimana i nostri ortaggi e ti sto raccontando come stiamo andando a fare tutte le lavorazioni, coltiviamo tutti gli ortaggi. Ragazzi, quest'anno abbiamo coltivato più di 50 ortaggi differenti e te li racconto tutti con tutti i trucchi in modo professionale che puoi anche tu replicare a casa. E poi abbiamo il vigneto storico, anche questo un vigneto che stava per essere abbandonato, l'abbiamo preso, quasi 30 anni di storia, piante fantastiche, un rosso da favola e ve lo stiamo raccontando tutto il processo anche in cantina.
processo che dura diversi anni, perché anche voi siate protagonisti. Tutti i 3 terreni che hai visto sono a Cellatica in Franciacorta, quindi capisci anche il vigneto. Volevo andare a recuperare e spero in un futuro molto prossimo di andare a mettere un nuovo vigneto proprio con il disciplinare Franciacorta, per andare a fare le mie bollicine originali qua in Franciacorta. E poi la dépendance dall'altra parte della mia provincia. Abbiamo in un luogo fantastico che dà sulle cave di marmo di Botticino, cave di marmo che hanno creato il mio uliveto. L'abbiamo esteso, siamo partiti da 5.000 metri quadri, ora siamo circa a un ettaro e mezzo di ulivi, anche quelli abbandonati, perché a noi ci piace quando sono abbandonate le robe andarle a rimettere a posto con tutta la storia e il valore che hanno. Quindi abbiamo dovuto potarli perché erano piantoni di 6 metri e già da quest'anno saranno in produzione più di 300 piante e ve lo stiamo raccontando step by step. Anche quello, oh ragazzi, a novembre avremo l'olio, quindi sulle orecchie. Per dare poi più valore all'uliveto abbiamo fatto la certificazione a biologico. Certo, ci vorranno 3 anni, ora siamo in conversione, ma vogliamo raccontarti tutto nei singoli passaggi. Come vedi, il mio focus è proprio questo: provare a raccontarti ogni singolo giorno quello che faccio. E capisco che magari ci si perde perché ti perdi 1 o 2 giorni, 1 o 2 video e cambia tutto, però è quella lì la cosa bella, fare un daily vlog giornaliero, quotidiano, dove ti racconto la vita della mia azienda agricola giorno per giorno, gioie e dolori, ogni singolo passaggio. Non alzo neanche un dito senza raccontartelo. Questo quindi è Matt the Farmer, quindi se non ti sei ancora iscritto iscriviti al canale. E te ne dico una di più: abbiamo aperto anche il canale tutto in inglese, abbiamo doppiato tutti i nostri contenuti in inglese perché abbiamo e siamo orgogliosi di essere in Italia, e se c'è una roba che a noi italiani non ci batte, nessuno, è l'agroalimentare, e quindi va raccontato con orgoglio patriottico di portare l'Italia all'estero. Quindi mi raccomando, facciamo girare il canale, non solo iscriviti tu anche al canale inglese, ma farlo girare anche ai tuoi amici che sono all'estero, che conoscono la zia di qua, la zia di là. Mi raccomando, dobbiamo pompare questo canale per avere sempre più voce anche all'estero. Nel 2022 uno step fondamentale è che ho creato la mia azienda agricola, Stato Brado Farm, perché Stato Brado è uno stile di vita oltre che essere un nome. Quindi questo video si conclude qua. Io spero di averti dato un po' una panoramica di quello che stiamo facendo negli ultimi 10 anni, e guarda che anche tu sei parte della nostra community, sei parte essenziale. Io continuo a dirlo, senza di voi tutto questo progetto non sarebbe in piedi, perché avrei mollato probabilmente prima, e perché tutta questa community è come una palla di neve che continua a alimentare tutta una palla ancora più grossa, più grossa, più grossa. Quindi vuol dire progetti sempre più fighi da raccontare. Farmer, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!